Benvenuti al terzo video react di FIFA 23. Ci siamo già visti il trailer qualche giorno fa, ci siamo visti anche il gameplay effettivo, ne abbiamo parlato assieme, vi rimando alla playlist e a tutti qui nella descrizione. Quest'oggi trailer ufficiale da carriera allenatore, quindi ci sarà qualcosa di più succoso? Speriamo di sì. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Welcome to our breakdown of everything new and exciting in career mode for FIFA 23. With us to get into the finer details is Sheldon and our FIFA 23 producers. Let's get started. Thanks, Derek. So today we're CARRIERA. talking about everything new with career mode in FIFA 23. And here to talk about it are Alex and Yonel from the development team. Hey, guys. Hey, Whoa. Sheldon. Hey, Sheldon. Happy to be here. Whoa. Excited to have you joining us because Palestra. there's so many new things to cover, from playable highlights to authentic managers. We even have a new menu. We'll get to that in just a second. But first, Alex, let's chat about the new player career personality. Player personality is one of the major features in player career this year. It's a fluid system that drives a personal connection to your player, and it lets you define your character both on and off the pitch. For example, deciding whether or not you should pass the ball to a teammate or making a shot attempt on your own. That contributes towards developing your personality in a certain direction. And we have 3 different personality types, each type of decision contributing to those. So we have Mavericks, they're opportunists on the pitch, aggressively chasing goals and individual glory. And they act on intuition and they seek stardom off the pitch as well. Virtuosos are skillful and intelligent. They use their technique to change matches and act spontaneously, both on and off the pitch. And last but not least, heartbeats are, as the name implies it, the heartbeat of the team. They read the game one step ahead of opponents. They lead by example off the pitch. As I said, it's not just about what you do on the pitch, but about the activities that you engage with off the pitch as well. You can visit an injured teammate in the hospital, you can buy a sports car, lots of activities that you can do that have an impact on your personality as well. What's great about this system is that it evolves as you play the game. So you may start out as a Maverick, which in turn will unlock specific attribute boosts that are associated to the Maverick playstyle. So for example, attributes such as finishing could end up being boosted if you're really evolved as a Maverick, whereas as a heartbeat, you might see other attributes being boosted if you get to a certain personality level. So there's a lot of freedom, and it's an ever-evolving system, like I said, so we're excited to see what decisions are played. Effettivamente comunque tutte futures che potevano mettere con il viaggio e riciclare da lì, però sono novità interessanti in realtà, perché la carriera giocatore era veramente tantissimo che non facevano assolutamente nulla, quindi non male. Players will make in the game. We hear it so often from the community. Players want to progress in their career, win those big matches throughout a season, but they just don't have time to play the full 90 minutes. Are there any other options here in FIFA 23? We really want to bridge the gap between that dedication of playing a 90-minute match and risking it all with a quick sim just to get the end results. And to that extent, we've developed a new feature called Playable Highlights, which allows you to only play the highlights of the match, the situations which would have an outcome that influences the result directly. It's also very attributes-driven, depending on the quality of the 2 teams facing each other. So lots of variation in there, a very exciting feature that kind of presents itself as a highlight reel. Yonel, can you take us through the new menu this year? Absolutely, and I'm actually excited about this because our players are spending a lot of time in the menu in career mode specifically. So there's a lot of interactions within the career mode UI. So we're happy this year to streamline all of that, implement a new interface that allows you to get to what you need really fast, spend less time navigating, and spend more time actually actively thinking about how to best manage this time off the pitch. So it's covering a lot of key features from the game, and we're excited to allow our players to interact with this new system and get immersed in the career mode universe. Another new feature coming to FIFA 23 are dynamic moments in career mode. So can you explain what these moments are? As you know, we've been doing a good job at celebrating success when it comes to winning trophies. Now we've added some new cinematic sequences which would focus on the celebration of switching clubs or transferring players in and out of your squad to improve it. But at the same time, we have focused on other moments of player career as well,
if a new star Carriera signing giocatore. arrives at your club, you might see something happen with said player. Or if you're achieving a key moment in your player career mode journey, you could also see that highlighted as well. So Però è there's a lot of fist interessante, bumping going around, a lot of moments where you get to be surrounded by Cioè finalmente una carriera da giocatore su YouTube può aver senso, c'è qualcosa in più rispetto al solito, qualcosa di diverso. Ma io sono contento onestamente. your squad mates, and it's something that's really immersive, it's really fun, and it's something that really brings you into that career mode universe that you're creating for yourself. Speaking of transfers, it's almost like an art. You learn as you go. How is this all going to play out in FIFA 23 as we learn along the way Manager carriera, signing eccola new qua. players? So as you've mentioned, Sheldon, the transfer window is one of the most exciting times for us as football fans. So we're happy to complement that experience in career mode this year. We've built a new transfer evaluation feature that will give you an analysis of all the transfers that you're doing. So after each transfer, you will see this new feature. Evaluate how well you've done as a negotiator or highlight where your new signing could best fit in your squad. And would also give you hints Bello. as to how you can improve your negotiation moving forward, maybe get a better price for your players, or maybe even Bello. get a better deal for players that you want to sell on Relativamente further inutile, ma in your career mode playthrough as a manager. And not just our ti dà anche managers il getting rating del smarter prezzo. here. Can you tell us how the AI is becoming more strategic in game? So our new CPU AI system analyzes all of these parameters in a much more intelligent way. So what this means is that you will see your opponent make much more informed and better decision depending on the outcome of the different situations that you generate in game. If I'm really dominating a match and I score 1-2 goals, you may see your opposition make some more offensive minded substitutions to try to claw back into the game, and we're excited to see this play out in these lengthy career mode seasons. Lastly, can you take us through the all new authentic Gli managers in occhiali, FIFA eccoli 23? lì. This feature has been a really long time coming. FIFA 23 finally brings you the ability to step in the shoes of some of the world's most famous managers. Yes, You can actually eccoli qua. pick from the authentic likeness of any authentic manager that we have in the game, and you can put them at the helm of their current club, take them on to a different club if ok, that's bene. a scenario that you want to play out, or even put them at the helm of a club that you create and manage on your own. Puoi as usarli well. dove So vuoi, you can bene. choose your manager, you can customize their appearance, you can lead your club to glory in the shoes of some of the world's most known managers. There it is. We've covered it all with new updates coming to player career, manager career, and the new menu. Tra l'altro c'era Alex, anche il menu thanks for della hanging out. Youth Academy. Always a pleasure. Thank you. Back to you, Derek. Well, that looks pretty special. We'll be there every step of the Ah, way for your finito qua. FIFA 23 career. Quindi ci aspettiamo altri video. Probabilmente. Però non lo so. Mi aspettavo forse qualcosa in più. Molto concentrato sulla carriera giocatore. Ho visto questo video qui. Quindi vedremo se eventualmente ci sarà un video più approfondito per la carriera allenatore. Però vediamo. Qui intanto sono le novità principali dell'arco, quello generale della carriera allenatore. In teoria la cosa della Youth le aggiungono. Esatto. Una delle novità che ho visto era quella, la Youth Academy. Molto interessante anche perché c'era per ruolo divisi quanti giocatori avevi. Potrebbe essere interessante, però va visto come andrà fatta, no? Perché il nome c'è. Vediamo cosa ne esce fuori. Positivo il fatto di poter personalizzare un pochettino di più l'allenatore. Positivo il fatto di poter personalizzare l'allenatore già esistente, quindi se io scelgo di usare Conte posso lo stesso modificarlo, quindi posso cambiargli maglietta, cambiargli scarpe, mettergli gli occhiali magari. Tante cose superficiali secondo me su alcune cose, però interessanti. Da vedere come verrà anche gestito il movimento degli allenatori nel momento in cui io prendo Klopp nel Liverpool, lascio il Liverpool e vado alla Juventus, capire se il Liverpool va a sostituirmi con un altro allenatore, se si crea un Klopp virtuale, se va Allegri, cioè da capire anche il transfer degli allenatori. Per quanto riguarda il voto dei trasferimenti, ci sta, carina come future, come aggiunta, non è essenziale, vediamo, però da cosa ho più o meno capito sembra che in campo poi, oltre alla forma effettiva fisica della squadra, incidano poi anche cose che succedono fuori. Metteranno le 5 sostituzioni, sì. Tante aggiunte, e praticamente è stato rivoluzionato il menu e la carriera giocatore.
positivo, perché ragazzi era veramente tanto tempo che non succedeva un update così per la carriera da giocatore. Può essere interessante anche per chi magari vuole portare contenuti come posso essere io, come possono essere tanti altri creators, perché una carriera da giocatore, come era strutturata negli ultimi tempi, dovevi veramente inventarti qualcosa, tipo qui Giuse360 è riuscito a fare una bella carriera da giocatore, Tiz ci ha provato anche quest'anno, ha fatto della presentazione, degli allenamenti, della conoscenza con altri giocatori, con magari l'addetta stampa alla squadra, molto interessante. Molto interessante il discorso dell'upgrade del giocatore, a seconda di varie cose si può upgradeare in un modo o nell'altro giocatore. Sono tutte poi cose che andranno viste il gioco in mano effettivamente, però sono molto contento per la carriera del giocatore, però per la carriera del allenatore mi aspettavo veramente qualcosa di più. Quindi fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo trailer della carriera allenatore, o meglio, della carriera. Se vi aspettavate qualcosina di più per la carriera allenatore, se vi aspettavate qualcosa in meno per la carriera giocatore, in realtà poi è stata upgradata molto. Sono contento che abbiano messo la possibilità di aggiungere gli occhiali agli allenatori, ragazzi, perché come dicevo in live, io senza occhiali veramente non vedrei niente, quindi ha senso, ha senso. Poche novità per la carriera allenatore al momento, quindi vedremo se poi ci saranno effettivamente 2 video separati per carriera allenatore e carriera giocatore con tutte le features nuove implementate. Potrebbe aver senso, siamo comunque al 1° di agosto, mancano 2 mesi all'uscita del nuovo FIFA, quindi magari metteranno qualcosina in più. Ragazzi, questo è quanto, ci vediamo alla prossima sempre qui sul mio canale, un nuovo video, tutti i link trovate in descrizione, canale di mezzo, il torneo, Career Mode Tournament, tutti i link anche dei miei vari social, Instagram, Telegram, Discord e tutto quanto, trovate in descrizione. Un bacione, un salutone e alla prossima, sempre qui sul mio canale. Ciao ragazzi!